Adesso voglio mostrarvi una panoramica del programma per farvi capire come l'ho sviluppato. Intanto, per cominciare, la cosa da fare quando abbiamo a che fare con una fabbrica di macchinine, con un modello in cui i vari pezzi non hanno un fine corsa, cioè si possono muovere all'infinito, è calibrare ogni parte mobile in modo che sappia esattamente dov'è, perché all'avvio del programma non si sa dove sarà il braccio, dove sarà la pinza e dove sarà tutto il corpo del robot che si sposta lungo questa piattaforma. Quindi dobbiamo inizializzarla. Intanto, per semplificare la programmazione successiva, io utilizzo delle variabili che spero sappiate cosa sono, perché altrimenti questo tutorial è troppo avanzato per voi. Ho fatto dei video specifici che spiegano cosa sono le variabili e tutte le cose strane che vedremo, strane, tutte le cose che utilizzeremo in questo tutorial sono piuttosto avanzate e sono state spiegate separatamente in altri video che ho fatto in precedenza. Quindi utilizzo delle variabili con nomi tutti maiuscoli per indicare a me stesso e a chi legge questo programma che sono in realtà, questo è brutto da dire, delle costanti. Io utilizzo delle variabili per salvare, per esempio, quali sono le porte dei motori e quali sono le porte dei sensori. In questo caso qui il sensore in realtà uso sempre lo stesso collegato su B e quindi non l'ho definito, sarebbe bene definirlo. Inoltre, siccome mi servirà poi di controllare il robot per andare sui vari colori, io riporto anche le costanti corrispondenti ai colori letti dal sensore di colore e questi sono nella documentazione. Slider Factor, questo numero l'ho trovato sperimentalmente ed è il numero che deve essere moltiplicato per i millimetri per trovare il numero di gradi che il motore del robot deve fare per spostarsi di quei millimetri desiderati. Quindi ho un fattore di scala che mi mette in relazione i millimetri con i gradi del motore. Per questo tipo di rapporto di ingranaggi 20:12, se fossero all'incontrario il rapporto è 8,06 che ho utilizzato in un prototipo precedente. Poi questo è una flag, cioè una bandierina che dice se voglio che la macchina venga sputata fuori oppure no. Quindi in questo caso è settata a 1 e più tardi la utilizzerò in lettura perché voglio che la macchina venga rimossa. Questo lo utilizzo in uno dei blocchi successivi. Poi mando questo segnale calibrate a tutti i blocchi e parto con la calibrazione dei vari pezzi. Ve li faccio vedere separatamente. Il grabber di fatto calibrerà la pinza, quindi se io lo chiamo separatamente non lo rimuovo di qui ma lo duplico. Se io calibro la pinza e lo avvio, lui si occuperà di calibrare la pinza. Ok, la pinza è calibrata. Oppure se io volessi calibrare solo il braccio, duplico il braccio, calibro il braccio, lui si porta nella sua posizione più in alto possibile e resetta all'encoder. Init, oltre a inizializzare queste variabili, manderà questo messaggio a tutti questi tre blocchi cappello e partiranno non insieme perché in realtà faccio partire la calibrazione del braccio dopo mezzo secondo e la calibrazione di tutto il robot dopo un secondo. Lo eseguo. Ecco. Se io facessi partire più da vicino, lui comunque andrebbe a cercare il rosso. Se fosse all'estremità oltre il rosso, lui torna indietro abbastanza per andare poi a cercare il rosso dalla stessa parte verso sinistra. Vedete? E quindi mi ritrovo sempre nello stesso punto. Adesso che vi ho fatto vedere la calibrazione andiamo avanti. Il programma è molto semplice. In realtà, dopo la calibrazione, in un ciclo infinito per sempre, io aspetto che qualcuno prema il sensore di forza. Quando è appena sfiorato, il programma per assemblare la macchina parte. Prima monterà il motore, poi il retro dell'auto, poi il corpo e in questo caso specifico un parametro che è voglio che la macchina venga espulsa oppure no, quindi una volta assemblata verrà sputata fuori dalla catena di montaggio oppure no. Dopodiché torna al blocchetto giallo e si sposta un po' verso sinistra di 50 mm pronto per ricominciare da capo. Adesso vi faccio vedere un pezzo alla volta il montaggio di ogni elemento, quindi rimuovo le parti che non mi servono e vi faccio vedere come monta il motore. Calibrazione. Ok, adesso premo qua, lui andrà a prendere il motore e lo andrà a mettere qui. E
poi si ferma nella posizione in cui è arrivato, perché gli altri pezzi di programma gli direbbero di andare a prendere altri pezzi dell'auto. Adesso io non posso semplicemente chiamare assemble back, cioè assembla il dietro della macchina, senza chiamare questo blocco che monta il motore, perché il robot suppone di ricominciare da lì. Quindi non ricomincerà a calibrarsi, non farà altre operazioni, lui suppone di essere qui e va a cercare il blocco posteriore. Quindi non può ricominciare dall'inizio perché lui suppone di essere a destra del blocco giallo. Adesso ve li faccio vedere tutti e due insieme. Quindi il motore lo riposiziono e riavvio tutto. Il robot si ricalibrerà. Io ora gli risparmio un po' di tempo spingendolo in qua. Ok, premo il sensore di forza, lui monterà il motore e poi il dietro. Il robot cerca il giallo e poi torna un pochino indietro. Quindi utilizza qui il blu come riferimento. Adesso si ferma e che il prossimo passaggio sarebbe andare a montare il corpo dell'auto. Vi faccio vedere la differenza tra corpo dell'auto montato e corpo dell'auto non montato. Se io non voglio che venga espulso, metto eject a 0. Adesso vi faccio vedere il programma intero, tanto il senso lo avete compreso. Rimetto i pezzi al loro posto. Ok, rimuovo via. Questa precisione non sarebbe possibile se non utilizzassi il sensore di colore che misura il colore dei mattoncini. Questi sono dei riferimenti assoluti lungo il percorso che mi aiutano a evitare, come vi ho già detto, che eventuali slittamenti compromettano la precisione del robot. Ok, l'auto non è stata espulsa perché gli ho chiesto di non espellerla, altrimenti l'avrebbe presa e portata fuori da questo blocco delle ruote. Faccio vedere la versione finale. Devo rismontare l'automobile avendo cura di riposizionare tutti i pezzi ai loro posti e via. Solleva e le dà una spintarella. Eccola qua, pronta e finita. Adesso vediamo in dettaglio qualche blocco. Per esempio assemble engine, cioè assembla il motore. Perdonate l'inglese, ma è fatto per un pubblico internazionale. Traduciamo tutti i blocchi per una maggiore comprensione. Cambio la lingua in inglese. Mi sono costruito delle funzioni di comodo per andare nelle varie posizioni a cercare i mattoncini. Per esempio voglio andare verso destra finché non vedo il giallo alla velocità del 70%. Quindi ho un blocco personalizzato che fa esattamente questo. Poi mi sposto di tot millimetri verso destra o verso sinistra e questo non è nient'altro che un gira per tot gradi in cui utilizzo lo slider factor a moltiplicare la distanza in millimetri per trovare l'angolo che mi serve per spostarmi. Questo blocco slide at speed until color fa partire il motore, resetta un timer, quindi se entro 2,5 secondi non ho trovato il colore che voglio mi fermo comunque. Siccome il percorso è lungo, se io fossi all'estrema destra, quando vedo il giallo o il blu io resetto il timer per cui mi riprendo del tempo, quindi 2 secondi e mezzo ricominciano al blu, ricominciano al giallo finché non trovo il rosso. Cambiando la velocità del motore in positivo e in negativo io riesco ad andare a destra o a sinistra. Quindi utilizzando queste funzioni di comodo io posso andare al giallo e poi aggiustarmi di pochi millimetri intorno a quella posizione conosciuta, poi muovo motori della pinza e del braccio in modo da fare le operazioni che mi servono e poi mi sposto fino al verde, che è questo punto di riferimento per posizionare il motore sulla macchina. E questo viene fatto pressoché in maniera, ovviamente con diversi parametri, ma pressoché in maniera identica per ogni blocco, per assemblare il corpo della macchina o per assemblare il dietro della macchina. Qui utilizzo altri blocchi broadcast per sollevare il braccio mentre riparte il robot per risparmiare un po' di tempo, ma è semplicemente
una faccenda estetica. Ecco, questo è un programma alla fine relativamente semplice, in cui è quello che si vede è una sequenza di operazioni molto precise eseguite una dopo l'altra, quindi non c'è una logica spaventosa. L'unica cosa da notare qui nel blocco assembla corpo è che se il parametro espelli eject è vero, io scelgo di eseguire questa sequenza, che è proprio per prendere la macchina e portarla fuori, altrimenti rilascio la pinza come avete visto prima e il braccio si rialza e ritorna in una posizione neutra. Questo completa la panoramica della fabbrica di macchinine, ma siccome siamo qua vi faccio vedere un'altra demo. Smonto l'auto. Vi faccio vedere che se io do noia al robot, lui, do noia bloccandolo, lui continuerà ad andare finché non trova quel colore. Per esempio, ora lui deve andare a cercare il giallo. Se gli do noia, lui continuerà ad andare finché non trova il giallo. E la precisione resta la stessa, perché lui si localizza quando vede il bordo del mattoncino. Stessa storia qui. Ok? Questo lo rende molto robusto a questo tipo di perturbazioni intense dall'esterno. Stessa storia adesso. Vai! Vabbè, qui gli dispetti sono un po' eccessivi, quindi perdoniamolo se sbaglia, ma non sbaglia. Ecco. Sollevo.